se vi dicessi che i vostri dubbi sulle preposizioni scompariranno dopo questo video? Sì, questa video lezione è la continuazione di quella sulle preposizioni semplici. Vi metterò il link di questo video qui sotto. Se vi ricordate, avevamo parlato delle preposizioni a, in, di e da. Questo canale è rivolto a chi studia la lingua italiana. Se questo è il vostro caso, prendete in considerazione l'idea di iscrivervi, in modo che ci si possa vedere tutte le settimane. Pubblico infatti ogni sabato una nuova video lezione. Benvenuti a Italiano con Eli. Mi chiamo Elisabetta e sono una language coach. In realtà sono una neuro language coach. Ciò significa che utilizzo il coaching e le nozioni sul funzionamento del cervello, quindi le neuroscienze, per fare in modo che l'apprendimento della lingua avvenga nel migliore dei modi. Come accennato, oggi ci occuperemo delle preposizioni. Faremo un quiz. Preparate quindi carta e penna. Oggi si lavora sodo. Vi spiego come funziona. Qui di fianco potrete leggere delle frasi. In queste frasi mancheranno le preposizioni. Dovrete quindi pensare qual è la preposizione che deve essere inserita e ricordate, potrete sempre scegliere tra a, in, di e da. Mi raccomando, è importante agire subito. Se pertanto sbagliate una frase, ascoltate la spiegazione. Mettete il video in pausa e mettete subito in pratica ciò che avete imparato. Scrivete nei commenti una frase, utilizzando in modo corretto le preposizioni. Il nostro cervello deve ricordare la forma corretta e per farlo deve creare nuove connessioni. Ecco perché è così importante la ripetizione. Vi chiedo di scrivere una frase, ma in realtà ne servirebbero 3, perché 3 sarebbe il numero per fare in modo che si crei un'abitudine. Frase numero 1. Penso rimanere a casa. Direi che questo periodo è una frase piuttosto comune. Penso, dobbiamo utilizzare di. Penso di rimanere a casa. Ricordate che in italiano si dice pensare di fare qualcosa. Numero 2. Ordiniamo una pizza? Non ho voglia. Cucinare. In questo caso la preposizione è di. Non ho voglia di cucinare. Avere voglia di fare qualcosa, si dice in italiano. Significa essere propensi, essere dell'idea di fare qualcosa. Non so voi, ma io quando ero piccola ero una bambina molto vivace. Posso dire la stessa cosa dicendo piccola ero molto vivace. In questo caso la preposizione corretta è da piccola, così come da grande, da adulta e da anziana. Mio nipote ha appena imparato camminare. In questo caso diciamo imparare a fare qualcosa, pertanto hai imparato a camminare. Ricordate, imparare a. Guarda che domani si lavora, cerca non fare tardi. Cerca di non fare tardi. Ricordate che la forma corretta è cercare di fare qualcosa. Frase numero 6. Prova collegarti a internet. Vedrai, non funziona.
Prova a collegarti a internet, perché è provare a fare qualcosa. Ieri ho cominciato a lavorare alle 7. Sì, sono molto mattiniera, questo è vero. Ho cominciato a lavorare, perché si dice cominciare a fare qualcosa. Frase numero 8. Ti va qualcosa mangiare? Vediamo che cosa dite. Ti va qualcosa da mangiare? Facciamo subito la numero 9 e poi vi spiego il perché. Frase numero 9. Vorrei qualcosa fresco da bere. Vorrei qualcosa di fresco. Vi spiego il perché. In un caso si utilizza da e nell'altro si utilizza di. La regola è molto semplice. Utilizziamo da con i verbi. Per esempio, vorrei qualcosa da leggere o qualcosa da vedere. Invece utilizziamo di con gli aggettivi. Vorrei qualcosa di bello, vorrei qualcosa di colorato. Questa decisione non dipende lui, dipende te. Dipende da. Si dice dipendere da e non di. Quindi dipende da me, da te, eccetera. Approfitta questa opportunità, tu che puoi. Qui abbiamo un verbo, tra l'altro molto difficile da scrivere, il verbo approfittare. Spesso e volentieri si vede scritto in modo sbagliato, quindi attenzione. E comunque il verbo è approfittare di qualcosa. Ieri hai partecipato riunione con i colleghi? Attenzione perché qui c'è una preposizione articolata. Partecipare a qualcosa. Pertanto, hai partecipato alla riunione con i colleghi? Non riesco a concentrarmi. Forse è meglio se faccio una pausa. Non riesco a, perché si dice riuscire a fare qualcosa, essere in grado di fare qualcosa. Marino è un mio caro amico, ho molta fiducia in lui. Ho molta fiducia in lui, perché si dice avere fiducia in qualcuno. Allora, com'è andata? Come va con le preposizioni? Come vedete, nel video di oggi abbiamo preso in considerazione alcuni verbi che reggono delle preposizioni. So per certo che questo è un tema complesso, difficile e ci vuole del tempo per assimilarlo, quindi non vi preoccupate, le preposizioni richiedono tempo e ripetizione, come praticamente tutte le cose. Come va ora con le preposizioni? Va un po' meglio? Sono riuscita a insegnarvi qualcosa di nuovo? Se così fosse, vi chiedo di mettere un mi piace e di iscrivervi a questo canale. Come sapete, per me sarebbe davvero molto importante. Alla prossima!